Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di aprile. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Andremo a vedere insieme il vostro arcano del mese, poi l'energia a livello personale, l'amore, il lavoro e le finanze e infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus addirittura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso possiamo partire facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e poi vedere come prosegue appunto col mese di aprile. Voi avevate la carta dell'imperatrice, una carta di evoluzione, di crescita, di espansione, per certi aspetti anche, legata al proprio benessere, delle cose e delle persone più care, perché è la cura, la sensibilità, la comprensione, la rigenerazione per certi aspetti, votata ovviamente a delle basi solide proprio per portare appunto tutto in crescita. E adesso andiamo a vedere come prosegue questa energia con il vostro arcano del mese di aprile. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura e con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso vediamo proprio il vostro arcano del mese di aprile è la carta della torre. Energia molto forte, molto forte nel senso anche potrebbe essere distruttiva. Mi spiego meglio, magari molti di voi già la conoscono. Cosa può dirci? E poi lo vedremo meglio come si va a riflettere nei vari ambiti. Può avere sia un aspetto positivo sia, ahimè, soprattutto negativo perché vuol dire che ci sono alcune cose che ci stiamo trascinando ancora dietro e che se non prendiamo posizione, se non facciamo cambiamenti, se continuiamo a subire sempre le stesse cose, allora è normale che può arrivare una fase critica, un momento molto destabilizzante per noi, anche delle stesse nostre energie e scelte che potrebbero essere compromesse. Dall'altro lato, secondo me ha uno degli aspetti positivi più belli, cioè di illuminazione, di colpo di fulmine, non solo, mi riferisco all'amore, potrebbe essere un'idea geniale, potrebbe essere un qualcosa di sorprendente, di molto bello. Quindi vediamo adesso come questa va ad evolversi, va a intrecciarsi proprio nel tessuto del vostro quotidiano, del vostro mese di aprile. Partiamo proprio con le energie personali dove andiamo a rintracciare la prima parte. Forse questa è un po' quella più ostica, un po' più difficile, con il 3 di spade che indica un dolore, una sofferenza, un qualcosa che appunto ci portiamo dietro o potrebbe accadere. Quindi ahimè, quando saltano fuori carte negative, bisogna prendere atto di alcune circostanze, però cercare il più possibile di superarle. Magari appunto uno sa in anticipo cosa può aspettarsi. Secondo me questa può permettere anche di curare e guarire alcune ferite già presenti nella vostra vita e questo potrebbe essere il momento giusto per superare una delusione, un tradimento, io parlo in senso lato, non solo sentimentale, affettivo, anche nel lavoro, nell'amicizia, insomma può succedere in qualsiasi circostanze. Poi troviamo il carro, quindi qui abbiamo un'energia totalmente diversa, quindi come vi dicevo è la prima parte un po' più ostica, perché poi il
Il carro, è un'energia, di conquista, di, forse anche un nuovo passaggio, una partenza. Per alcuni di voi sì, è vero, può essere un viaggio, potrebbe essere uno spostamento, molto, diciamo sia interessante sia, di piacere. Altrimenti è proprio un nuovo percorso, che, vi può mettere nelle condizioni di andare a migliorare soprattutto quegli aspetti legati alla materialità, alla sicurezza, al benessere personale, quindi c'è qualcosa che prende, il via. Dicevo soprattutto dal punto di vista materiale perché, osservando anche la presenza del 4 di denari, ci parla di stabilizzazione, di protezione, cura non solo di noi stessi a livello, psicofisico, però anche, di risparmiare e gestire al meglio, tutte le varie possibilità, le varie situazioni. Lavoro? Assolutamente sì, anche, come energie che noi utilizziamo nel nostro quotidiano e per le varie cose. Adesso andiamo a vedere gli altri ambiti e partiamo dall'amore. L'amore, coppia single, ovviamente per chi non dovesse essere interessato consiglio comunque di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alla famiglia. E vediamo cosa vi vogliono dire. Troviamo il 9 di denari, poi il 6 di spade e l'asso di bastoni. Diciamo che in ambito relazionale, quindi sentimentale di coppia e come vi dicevo anche le relazioni più importanti, la parte un po' più ostica è, al centro del mese, però, si vede una fase abbastanza positiva, forse nuove opportunità e nuove occasioni che possono saltar fuori verso la fine. Diciamo che il mese di aprile per voi, si apre tutto sommato, anche se in modo altalenante, perché abbiamo anche la ruota, però il 9 di denari è comunque una carta positiva, di benessere, vuol dire che tutto quello che avete fatto precedentemente, comunque potete raccogliere i frutti del vostro impegno a livello sentimentale, può voler dire, pace, armonia, serenità, aiuto reciproco, quindi c'è benessere. Dico, nonostante alcune situazioni altalenanti, perché spesso la ruota ci porta a alcune condizioni esterne un po' difficili da gestire, però anche alcune situazioni abbastanza positive. Come vi dicevo, la parte più ostica è proprio la parte centrale, perché soprattutto il 6 di spade ci indica di lasciare andare un qualcosa e di, volgere il nostro sguardo altrove. Forse ecco perché abbiamo anche il carro, ed effettivamente è partenza, è andare avanti, conquistare nuovi spazi, conquistare anche qualcosa di positivo che vi faccia stare bene, magari anche, crearsi un qualcosa, però per altri può voler dire che un progetto, un'idea, un qualcosa che avevate già, pensato, valutato precedentemente, dopo qualche blocco, qualche, frenata brusca, ahimè, può aver inizio e può aver proprio partenza in questo periodo. Quando esce una carta così generica come l'asso di bastoni, prima di tutto ha a che fare con un nuovo inizio molto più passionale, intenso, di nuove opportunità, nuove situazioni. Abbiamo anche il Cavaliere di Coppe, indica, pacificazione, equilibrio, armonia, gesti gentili, amorevoli, quindi varie cose che entrano nella vostra vita a farvi lasciar andare, indietro tante cose che magari sono state difficili, complesse, da gestire per voi. Per i single queste vogliono dire che, in pratica
È un momento, abbastanza difficile, soprattutto per alcuni aspetti, perché magari, l'alternanza può essere suggerita dal fatto che, o non ci sono, circostanze favorevoli, oppure non incontrate la persona giusta, forse incontrate una persona che potrebbe essere interessante e, la cosa diciamo non funziona, non procede. Ecco, in questo senso io intendo l'altalenanza di situazioni e quindi forse è per questo che, un po' di sfiducia può aleggiare nel vostro cuore, però è proprio lì che vi darà una nuova spinta e una nuova direzione, con un ribaltamento delle energie. Infatti secondo me quello che dicevo all'inizio della torre ha entrambi gli aspetti, sia la parte un po' più, negativa in quanto delusioni e circostanze non favorevoli e invece poi ha tutto il risvolto positivo con, forse anche un nuovo incontro, una nuova conoscenza, perché c'è aria di novità. Il cavaliere è proprio l'arrivo, sia di novità, di, nuove persone, nuovi stimoli, anche miglioramento appunto da questo punto di vista. E adesso procediamo con l'ambito lavoro. Lavoro, finanze, se avete anche dei progetti, un qualcosa che volete portare avanti. Ecco il carro, qui è spuntato il carro che ricordo, già l'ho accennato prima perché essendo la carta del movimento, del viaggio, degli spostamenti, ok, se fate un tipo di lavoro che gli spostamenti sono il vostro pane quotidiano, allora forse loro vogliono dire che in qualche circostanza potrebbe esserci qualcosa di utile, qualcosa di favorevole, magari anche delle nuove opportunità da cogliere, oppure di programmare un viaggio. Questo dico soprattutto per chi, magari lo sta programmando per il prossimo futuro e qui appunto può saltare, come vi dicevo, un vantaggio, un'offerta, da cogliere al volo. Un altro tipo di spostamento potrebbe essere a livello metaforico, nel senso che qualcosa finalmente funziona per il verso giusto, sia chi ha fatto degli investimenti, sia magari chi ha passato un momento difficile nel lavoro, allora ecco che c'è una fase molto più serena, impegnativa, sicuramente impegnativa, ma molto più serena in quanto crescita ed evoluzione perché abbiamo l'imperatrice e il 9 di coppe. Cosa vuol dire più positiva? A livello di finanze vuol dire non aver cattive sorprese, vuol dire che le vostre finanze sono protette. Se state valutando di fare degli investimenti, ecco, secondo me qui la torre ha un'accezione molto positiva, cioè nel senso che sono indicati e suggeriti nuovi investimenti sia a livello di energia o prendere l'iniziativa e quindi lasciarsi tentare anche da cose che potrebbero essere apparentemente un po' azzardate, un po' pericolose, però insomma se si vuole fare dei cambiamenti importanti, ecco bisogna correre, dei rischi. A maggior ragione invece chi ha difficoltà, chi è alla ricerca non sta trovando niente, oppure sta passando un momento molto difficile, molto complesso, ecco queste carte, il diavolo, la morte e il cavaliere, indicano un qualcosa che deve muoversi molto in fretta se si vuole appunto cambiare. Quindi questo è riferito a tutte quelle persone che stanno vivendo un momento torre nella sua parte e nella sua accezione più disastrosa, quindi come perdite di denaro, spese eccessive, lavoro che manca oppure che non si riesce a trovare, tante altre situazioni che gravano, ecco, queste possono finalmente indicare un nuovo passaggio e di alcune cose che si muoveranno abbastanza in fretta, quindi di assecondare una conclusione,
una fine per mettersi in un nuovo inizio. Il cavaliere di spade verso la fine vi sta dicendo che possono arrivare alcune cose, notizie, informazioni che in realtà magari sono utili per una nuova fase, un nuovo percorso, una nuova ricerca che è decisamente migliore rispetto a quella precedente. Infatti, ricordatevi, la torre è quel colpo di fulmine, nel senso di un'illuminazione, un'idea geniale, un qualcosa che arriva all'improvviso e di totalmente inaspettato. E adesso andiamo a vedere l'ultima parte con i segni zodiacali da attenzionare, dove troviamo la Vergine, Mercurio, Mercurio che si riferisce ai gemelli e ancora la Vergine, e poi abbiamo Venere, e Venere si riferisce a Bilancia e Toro. Abbiamo una forte componente di terra, essendo un oracolo astrologico, alcune cose ci portano all'attenzione, la comunicazione che deve essere schietta, sincera e cercare anche un certo tipo di comunicazione. Quindi chi parla, parla, insomma, però non si viene al dunque, magari meglio sollecitare appunto qualcosa di concreto. Diciamo che in base a queste carte sono favoriti i nuovi incontri, nuovi stimoli, persone interessanti e, come vi dicevo sin dall'inizio, meglio essere intraprendenti e audaci, quindi se avete qualcosa, da dire, da comunicare, questo è il momento giusto per farlo e non di tenersi tutto dentro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di aprile. Ciao!